Bentornati su Vea Spazio Miniature. In questa puntata parliamo di una chicca degli skirmish di autore, Burrows and Badger. Qualcuno di voi che ha già avuto modo di parlare con me personalmente sa quanto importante sia per me l'inclusività nel nostro hobby e quanto io sia alla ricerca di giochi che permettano di sedere al tavolo persone di ogni genere ed età. Ed è per questo che Burrows and Badger è un gioco che mi sta particolarmente a cuore. Si tratta di un gioco skirmish di animali antropomorfi scritto da Michael Lovejoy ed edito dalla Osprey Games, in uno splendido formato con copertina rigida. Non è esplicitamente indicato il numero di giocatori, né ci sono richiami specifici nel regolamento per essere usato con più di due. Però onestamente non vedo niente di difficile nell'adattarlo per essere giocato in più di due. Inoltre sul sito dell'autore è anche presente un PDF gratuito con le regole per poter giocare in solitario. Peraltro mi sembrano davvero ben fatte, con intuitivi flow chart e diversi stili di gioco in funzione del tipo di modello. Per chi predilige giocare in solitario vale sicuramente la pena dargli un'occhiata. Prima di addentrarci nella meccanica di gioco non possiamo non introdurre il mondo di Burrows and Badger. Essendo un gioco narrativo questo aspetto è senz'altro molto importante. In questo universo alternativo che ricorda un po' Robin Hood della Disney, dove gli animali hanno un aspetto umanoide e conducono vite normali in un'ambientazione fantasy medievale nel regno di Northimbra, il re Red Wolf è scomparso e suo figlio il principe Reinert ha preso il suo posto. Come vi potrete immaginare, questo non è esattamente per il bene del regno e scoprirete presto che la scomparsa del re non è esattamente accidentale come suo figlio ci vorrebbe far credere. Ad ogni modo, sono tempi bui per il regno di Northimbra. I nobili cavalieri fedeli al re sono in tumulto, mentre nel frattempo si è formato un nuovo movimento politico chiamato le Bestie Libere, fondato dalle furbe volpi che sotto l'araldo della parità di genere e ceto sociale stanno prendendo consensi tra tutti gli animali del regno. A sud, tra le montagne, i ratti si stanno armando grazie alle abbondanti risorse di cui dispongono e presto avranno un grosso esercito pronto per farsi valere sulla capitale. In tutto questo non mancano banditi e briganti, pronti a saccheggiare chiunque attraversi il loro territorio. E voi da quale parte vi schiererete? Sarete fedeli al nuovo re provvisorio? Vi allerete insieme ai banditi o con le bestie selvagge? O preferite farvi guidare dalle astute volpi sotto il loro nuovo movimento politico? Veniamo al dunque e parliamo della meccanica di gioco originale di Burrows and Badger. Si gioca con una squadra tra i 3 e i 10 modelli, che possono essere animali di specie diverse. Ogni modello ha una serie di caratteristiche il cui valore è espresso in tipologia di dado, perché a questo gioco si useranno i dadi poliedrici, per capirsi quelli tipici dei giochi di ruolo o che abbiamo ad esempio già visto per Palpalle, ma che in questo caso vanno dal D4 fino al massimo del D20. Quindi, particolarità del gioco, la nostra caratteristica di tiro per esempio potrebbe essere di 8, ovvero si lancerà un D8 quando si tenta un'azione di tiro. Nello specifico le caratteristiche sono movimento, ovvero di quanto si muove il modello, strike, ovvero quanto abile nel corpo a corpo, block, ovvero quanto efficace nel parare in corpo a corpo, ranged, la caratteristica di tiro, nimbleness, la capacità di schivare attacchi da tiro, concealment, l'efficacia con cui un modello esegue l'azione nascondersi che vediamo in seguito, awareness, stabilisce quanto il modello sia sveglio ed in grado di individuare nemici nascosti, fortitude, utilizzata per lanciare alcune magie o per eseguire alcuni test di coraggio e determinazione, ed infine presence, che sarebbe il carisma del modello. Queste ultime due sono utilizzate principalmente per lanciare magie. Quindi come si risolve un tiro? In due modi. Il primo modo è contro un numero bersaglio. Per esempio, se si sta cercando di individuare un tesoro, potrebbe essere necessario un test awareness con un numero bersaglio di 2. Mettiamo che la nostra statistica awareness del personaggio che sta tentando l'azione sia un D4. Vuol dire prenderemo il dado a 4 facce ed eseguiremo un tiro e confrontiamo il risultato al netto di eventuali modificatori per quel test con il numero bersaglio, in questo caso abbiamo detto 2. Il secondo modo in cui ci è richiesto di eseguire un test è quello contrapposto. Ad esempio, se si sta tirando ad un nemico, si userà il dado indicato nella caratteristica range e si confronterà il risultato di nuovo al netto di eventuali modificatori con quello del dado della caratteristica nimbleness del bersaglio. Ultima nota sull'uso dei dadi è il tiro perfetto, ovvero se si ottiene il massimo risultato del dado che si sta usando. In quel caso si ottiene di fatto un +7 al tiro che si stava eseguendo.
Questo va ad aiutare i creatori più deboli che con un colpo di fortuna possono ribaltare una situazione altrimenti impossibile. Infatti è di gran lunga più facile ottenere un 4 su un D4 che 20 su un D20. In questo gioco la linea di vista è 360 gradi reale, il che vuol dire che ci si abbassa all'altezza del modello e se qualsiasi cosa si frappone fra due modelli allora la linea di vista è solo parziale e darà un -1 al tiro. Il gioco è strutturato in turni e dopo aver determinato con un tiro di dado chi avrà l'iniziativa, i giocatori si alternano attivando un modello a testa ed eseguendo una sola azione per modello. A semplificare la meccanica di gioco il fatto che ogni azione include il movimento al suo interno. Si può quindi muovere e sparare, muovere e combattere, muovere e lanciare un incantesimo, oppure muovere e cercare. Si può naturalmente muovere 2 volte, ovvero correre, come ci si aspetterebbe, muovere da uno svantaggio al tiro per colpire e lanciare incantesimi è un vantaggio se si sta caricando per eseguire un combattimento, mentre muovere 2 volte termina l'attivazione del modello. Una particolare attenzione va all'azione per nascondersi, quando non si è in vista con un nemico. Questa permette di non essere poi attaccati e di muoversi furtivamente. Quando si è nascosti si può perfino rimanere in guardia per effettuare delle letali imboscate contro il nemico. Il gioco è davvero tutto qui, le regole sono estremamente facili come è giusto per questo tipo di gioco che potrebbe aprirsi ad un pubblico più giovane e meno pratico dei wargame, ma concedendo comunque una notevole componente tattica durante il gioco. Il sistema prevede l'uso di 10 punti fortuna ogni partita che permettono il reroll dei dadi. Ogni personaggio ha 16 feriti e ottiene dei malus ogni volta che marca alcune caselle grigie nel tracciato dei propri punti ferita. Questi malus diventano un bonus se il giocatore decide di sacrificare il modello in un gesto eroico dopo il quale il personaggio è rimosso dal campo. Alla fine del turno si verifica il numero dei modelli rimasti in campo, il cui valore, se inferiore alla metà, richiederà un test del morale. Se una banda fallisce il test del morale, che si esegue sulla fortitude del leader o del secondo, la banda lascia il tavolo e il nostro avversario vincerà la partita, salvo fuggire anche lui nello stesso momento. Quando si sceglie la propria squadra si seguono poche ma necessarie restrizioni, come ad esempio il numero dei modelli con basetta grande o molto grande. Si sceglie quali modelli saranno dei maghi che automaticamente diventeranno di costituzione fragile ed inoltre le magie avranno un costo in punti. Così come ogni modello ha un suo valore che sommato ad eventuali oggetti, armi ed armature dovrà per le prime partite essere pari a 350 monete d'argento, la valuta del gioco. Si dovrà poi scegliere un allineamento della banda tra i fedeli al re, banditi, le creature libere e le bestie selvagge, che daranno piccoli ma divertenti benefit in funzione della fazione. Ed inoltre si dovrà scegliere un rifugio che potremo migliorare durante la campagna e che comunque darà dei vantaggi in partita a seconda della scelta. Molto bella la sezione delle magie divisa in scuole di magia. Non tutti i maghi hanno accesso a tutte le scuole, che sono molto caratteristiche. Le magie possono essere rese più forti o lanciate senza tirare i dadi se si possiedono specifici ingredienti che possono essere acquistati prima delle partite. Infine, il libro contiene ben 8 scenari molto diversi tra loro con obiettivi molto simpatici e narrativi, per niente noiosi o banali. Le missioni possono essere giocate in una campagna decisamente ben fatta, dove i personaggi dovranno fare i conti con possibili ferite se sono stati sconfitti in battaglia, maturano punti e esperienza che possono spendere per ottenere nuove abilità e guadagnano monete che possono spendere in nuove reclute, armi, oggetti ed equipaggiamenti utili alle prossime battaglie. Inoltre è presente una simpatica tabella esplorazione in cui i membri del gruppo possono cimentarsi tra una missione e l'altra, almeno che non decidano di lavorare alle costruzioni di miglioramenti per il proprio rifugio, che richiedono, oltre la manodopera, risorse che possono essere guadagnate in missione. Devo dire, una campagna davvero completa e ben fatta, ricca di spunti e divertimento tra una partita e l'altra. Burrows and Badger è un gioco semplice ma decisamente completo e divertente. Non avrei onestamente chiesto niente di più in un titolo di questo tipo. A mio avviso Michael ha centrato appieno il target per questo gioco. Ci tengo inoltre a complimentarmi con Michael per le eccellenti miniature che lui stesso scolpisce e produce. Sono in metallo e veramente ricche di dettagli, divertentissimi da colorare e tutte molto simpatiche. Se decidete di acquistare il gioco vi consiglio caldamente di acquistare il supplemento disponibile sul sito dell'autore che si chiama The War and Persia Affair, che non solo include le FAQ e errata aggiornate che vi consiglio di leggere perché chiariscono cose importanti che erano sfuggite alla prima stampa del libro, ma soprattutto
che aggiunge una fantastica campagna narrativa per 2 giocatori, estremamente fantasiosa e divertente, che ci fa calare ancora di più nella storia, spiegandoci gli intrighi di corte che hanno visto la sparizione del re. Devo dire, una delle migliori campagne narrative che abbia mai letto. Ogni scenario include regole nuove, divertenti, originali che si adattano alla storia e aiutano la narrazione. Il supplemento è economico e vale davvero la pena. Come al solito sono andato di corsa perché le cose da dire erano davvero tante e non mi piace fare video troppo lunghi. Spero di avervi dato un'idea quanto più esaustiva su questo splendido gioco che mi sento di consigliare a tutti i giocatori che hanno figli che vorrebbero introdurre al hobby sia dal punto di vista ludico che dalla pittura. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace e lasciate un commento. Chiedete pure se avete domande e come al solito non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Per questo video è tutto, un saluto.